Benvenuti a tutti e nella intervista di oggi abbiamo un ospite incredibile. Erano già 5 anni che non ci vedevamo, ho fatto 2 interviste nel 2017 e insomma Corrado Malanga non c'è bisogno di introdurlo, anzi per chi non lo dovesse conoscere schiacciate, cliccate su Google Corrado Malanga e troverete tutti i libri, tutto quanto. Il sito internet è corradomalangaexperience.com, scritto esperienze.com, ma insomma troverete anche tutti quanti i link in descrizione, quindi è arrivabile. Prima di iniziare questa intervista ti devo dire che i ragazzi del gruppo di Ipnosi Naturale ti salutano caldamente, mi hanno mandato centinaia di messaggi dicendomi salutalo, salutalo, digli che gli mandiamo gli abbracci, e quindi anche questa cosa l'ho fatta. Allora, abbiamo deciso di intitolare questa intervista Vita, Morte e TCT, quindi parleremo di queste tre cose in particolare. Allora, um, avevamo detto che volevamo parlare anche un po' di etica dell'ipnosi, che l'ipnosi può aiutare in parte la vita e anche la morte. Allora, prima di entrare però in questo tema così grande, cerchiamo di dare una definizione, Corrado, di che cosa per te, per la tua ricerca, è la vita, il significato della vita e che cos'è la morte. Sì, allora innanzitutto grazie a tutti coloro che mi mandano gli auguri e i saluti che ricambio ovviamente molto graditi. Che cos'è la vita e la morte? Allora, una definizione di vita sembra incredibile, ma sostanzialmente non esiste una unica definizione chiara e accettata da tutti. Se voi chiedete che cos'è la vita a un biologo, vi dirà una cosa che non è quella che pensa un filosofo, un religioso e roba del genere. Quindi bisogna trovare una definizione che vada bene per tutti. Quindi per il lobo destro e per il lobo sinistro, per gli scientisti e per coloro che sentono la natura nel modo come lo sente di solito l'emisfero destro, cioè l'emisfero creativo, la parte femminile di noi. Dal mio punto di vista, la mia definizione di essere vivente, che è una definizione che è scaturita poi anche dall'ultimo libro che ho scritto, Io e Dio, dove si vede chiaramente alla fine che il risultato è questo. La definizione di vita è vivente quel qualcuno, quel qualcosa che è in grado di fare qualcosa. Perché? Perché se te non fai, nel mondo della fisica non sei visibile, non interagisci con l'altro, quindi l'altro non ti vede e tu, pur essendoci, è come se non ci fossi. Quindi sostanzialmente non sei apparentemente vivo. Questo cosa prevede? Prevede che in realtà tu sia sempre vivo. La differenza è solo sei vivo e manifesto quando fai qualcosa e hai la necessità di fare qualche cosa perché ti manca qualcosa, quindi non sei completo nella tua consapevolezza, oppure hai capito tutto e quindi non hai più bisogno di fare niente e sei sostanzialmente in stand-by. Questo non vuol dire che sei morto, vuol dire che sei in stand-by. Questo vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire che alla fine la coscienza, in cui tutti siamo raggruppati, in un'unica cosa che esiste che è la coscienza è viva e morta insieme. È l'ultimo baluardo da comprendere questo, della dualità. Cioè, alla fine la dualità tra la vita e la morte si scioglie come neve al sole perché non esiste. Il vivo che fa, che si manifesta, si vede e a noi appare vivo. Il vivo che non fa e non si manifesta è sempre vivo, ma a noi appare inesistente. Questo è l'aspetto generale. Allora, una vera e propria definizione di morte tecnicamente non esiste. In questo universo la morte non c'è. Torniamo un attimo indietro e diamo una definizione più incompleta, ma più da mondo duale. È vivo colui che ha dentro di sé la coscienza. È morto colui che non è coscienza.
Quindi un bicchiere si illumina dai fotoni, ma non se ne accorge, i fotoni che vengono dal Sole. Io non solo mi accorgo dei fotoni che mi illuminano, ma mi accorgo dei fotoni che illuminano anche il bicchiere. Che differenza c'è tra me e il bicchiere? Energia ce l'abbiamo tutti e due, spazio lo occupiamo tutti e due, tempo lo occupiamo tutti e due. Cosa manca? La coscienza. Io sono cosciente di essere, il bicchiere non è cosciente di essere. Ecco, all'interno quindi di questi due modi di vedere la vita c'è sostanzialmente la definizione di essere vivente nel mondo virtuale, duale, ed essere vivente nel mondo reale, non duale. Sei d'accordo sulla definizione, non mi ricordo chi l'ha detta, ma la vita ha valore perché c'è la morte, no? E la morte ha valore perché c'è la vita. Cioè ognuna delle due parti dà valore all'altra. Nella realtà duale questa cosa è nota, per quanto ne sappia io, fin da 40.000 anni fa, cioè fin dal tempo dello Zep Tepi, diciamo, l'inizio del tempo per gli egizi. Gli egizi passavano la loro vita pensando alla morte, che per loro era il loro grande problema. E sostanzialmente cercavano di evitare la morte, però non avevano capito che quello che loro cercavano di evitare era una cosa che non doveva essere evitata, cioè la morte fisica. Perché la morte fisica non deve essere evitata? Non deve essere evitata perché è un passaggio importante che fa comprendere alla nostra coscienza che la morte non esiste. È veramente virtuale la morte fisica e non è neanche che si possa parlare della morte del contenitore, cioè il corpo umano, perché il contenitore è sempre morto. Il contenitore è come un cappotto, è nuovo quando te lo compri e quando è vecchio che lo butti e magari ne usi un altro, ne compri un altro, però il cappotto si muove perché ci sei te dentro che gli dà la vita. Quindi è la coscienza che dà la vita al cappotto, che è il corpo. Il corpo è sempre morto. Oggi come oggi, che si ha una visione di totale separazione, perché il divide et impera serve a chi comanda per poter continuare a comandare, allora ci viene suggerito da chi comanda che noi dobbiamo vivere nella separazione. In quell'istante il tuo corpo non deve invecchiare. La vecchiaia viene considerata come una malattia e i personaggi importanti, politici, i ricchi, si fanno costruire degli impianti di criogenizzazione a casa loro per evitare di morire. Quindi quando muori il tuo corpo ti viene congelato in attesa che la tecnologia migliori per poi la tecnologia poterti ridare la vita. Ecco, questa cosa è la ripetizione di quello che è successo nel mito agli antichi faraoni. Gli antichi faraoni egizi, i faraoni dei, si tratta di 36.500 anni fa, secondo Armando May, e anche secondo me, vivevano 3.000-4.000 anni. Poi, mano a mano che i faraoni dei sono diventati semidei, vivevano 1.200 anni. Poi i faraoni semidei sono diventati esseri umani e hanno cominciato a vivere 300 anni, 150 anni. E questa storia la puoi vedere nelle tabelle registrate dagli antichi egizi, che registravano tutte, data di nascita e di morte dei faraoni, un periodo in cui erano faraoni, tutto, è tutto scritto. Così come per altre stirpi di antichi governanti di questa terra, dai padri di Matusalemme nel mondo ebraico in giù, dagli antichi cinesi che vivevano molto di più di oggi. E questi antichi non volevano morire, per cui avevano messo in atto, e nelle leggende e nel mito c'è scritto, sistemi per poter rimanere in vita il più possibile, anche a spese di qualche poveraccio che passava da quelle parti. I ciucciatori di energia, quello che un po' fanno i cosiddetti alieni. Quando io studiavo gli alieni veniva fuori questo: l'alieno vuole prenderti la vita perché non vuole morire. L'errore è stato fatale. I faraoni ne sono una dimostrazione.
I faraoni si sono estinti, la loro razza è morta, il nostro DNA ha prevalso sul DNA del faraone, che l'RH negativo, il dolicocefalo, non ci sono più quelli lì. E ciò ha un significato da un punto di vista entropico. Tu devi fare l'esperienza della morte. Se non la vuoi fare l'esperienza della morte, ti si ripresenterà sempre di più, sempre di più, sempre di più, e te a un certo punto sarai costretto a morire non avendo compreso che solo attraverso la morte c'è il vero passaggio e comprensione e ricordo di chi noi siamo, cioè i creatori dell'universo. Quindi noi non dobbiamo aver paura di morire. Noi siamo qui per fare l'esperienza della morte, perché è l'unica cosa che ci manca da capire. La coscienza è eterna e la coscienza che è eterna non sa che cosa vuol dire morire. Quindi per essere veramente tutto e quindi raggiungere la perfezione del tutto, ha bisogno di fare quelle 2 o 3 cosette nel fare che gli mancano. E nel fare queste cosette, cioè passare attraverso l'esperienza, le deve vivere. Quindi bisogna vivere l'esperienza della morte. Ecco, stai già andando avanti con le risposte, perché ti stavo proprio per chiedere questa cosa. Se la vita è quella che tu chiami la realtà virtuale, no? Altri la chiamano il samsara, cioè questa ciclicità del ritornare alla vita, o il maya, l'illusione, no? Come possiamo utilizzare questo avvenimento, la vita, per poter tornare ad essere totalmente integrati? Ci sono tonnellate di filosofie e di religioni che parlano di queste cose. Ognuno ha una sua esperienza e ha una sua filosofia di come affrontare questa cosa. Innanzitutto, per affrontare questa cosa bisogna essersi accorti che esiste questa cosa. Se no, uno non ci fa caso e passa, come il 99,9% delle persone su questo pianeta, passa la vita senza accorgersi che sta facendo un'esperienza e quindi rema andando in qualsiasi direzione, non sapendo che esiste una vera e propria direzione che la sua barca deve percorrere. Quindi una delle cose importanti, tra virgolette, l'ipnosi è un sistema per poter capire anche qual è il target della tua vita, chiusa parentesi, non solo l'ipnosi, ma l'ipnosi lo fa, bisogna avere le idee chiare. Quando ti hai capito che sostanzialmente devi fare un'esperienza, questa che è l'esperienza che noi stiamo facendo, che io sto facendo, non diventa più, anche nei momenti più cupi, più bui, più tremendi, qualche cosa di tremendo. E, tra virgolette, uno può pensare, oddio, come sono sfortunato in questo momento della mia vita, mi è successo questo, ho avuto questa malattia, sono diventato povero, non so più come fare. Cioè il lamento. Ma pensare, perché mi capita tutto questo? Perché io, che sono il creatore dell'universo, ho deciso di venire su questo piano esistenziale per fare questa esperienza in questo modo così truce. E la risposta che io mi do è perché io ho deciso di fare il percorso più duro, per farlo prima, per farlo una volta sola se possibile, per non farlo più un'altra volta. Cioè ho deciso di cavarmela nel più breve tempo possibile a fare l'esperienza della vita. No, cercare di soffrire il meno possibile, così mi tocca soffrire 1 miliardo di volte in 1 miliardo di vite che non ce n'ho nessuna voglia. Consapevole di questo fatto, io sono venuto qui per fare presto. Poi, durante il fatto che io sono qui, ho imparato un sacco di cose che non avrei potuto imparare là, dove eravamo prima, perché bisogna scendere su questo piano di esperienza e fare l'esperienza, perché qui non è come si pensa da sopra, si vede diverso da sopra. Quando metti le mani nella marmellata, ti rendi conto che ci sono una serie di problematiche che non sapevi neanche come pensare di affrontare, manco l'avevi capito da sopra. Quindi l'idea di scendere, non di salire e tornare a essere quello che sei. L'idea è proprio quella di scendere per comprendere. Più si scende, più si capiscono le cose. Quindi affrontare la vita, io affronto la vita ogni giorno. Potrà sembrare incredibile, sempre più contento. Ieri ero in macchina e andavo verso Marina di Pisa e mentre mi portavano in macchina pensavo
ma tu guarda come sono contento, sto facendo un sacco di cosette carine, di ricerca, di cose nella mia vita, eccetera, eccetera. C'ho un sacco di problemi, certo, come tutti, ma chi se ne frega? È così bello giocare a questo gioco. E mano a mano che facevo questo ragionamento, pensavo a come io ero invece pochi anni fa, quando mi disperavo in modo terrificante per tutte le cose che non andavano come volevo io. Cioè, probabilmente io mi sono adattato alla vita e ho deciso attraverso un processo di dissonanza cognitiva di farmi piacere una cosa che non mi piace, punto interrogativo, oppure io sono riuscito a diventare la cosa che non mi piace e quindi non è più possibile che essa non mi piaccia, perché se no non mi piacerei io. La seconda, cioè, sì, secondo me, sto entrando, non ho ancora finito il mio percorso, in un modello di vita in cui apprezzo anche le puttanate che mi capitano tutti i giorni, anche se apparentemente una volta avrei pensato, oddio, che disgrazia mi è capitata. Invece ora comincio a pensare che si tratti di una possibilità, di una occasione che io ho per imparare una serie di cose che se non mi fosse capitata quella disgrazia non avrei mai capito. Quindi ho imparato qualcosa in più che mi permetterà di finire il percorso prima. Quindi la realtà è un po', tra parentesi, come una realtà buddhica, dove chi ha la mentalità religiosistica dell'Est pensa che il premio non sia la vita eterna, come nel cattolicesimo, che è poca roba per conto mio, ma che il premio sia la non reincarnazione, finalmente. Era chiuso un sacco di temi come al solito. No, mi viene in mente, tante volte abbiamo parlato di quanto mancano gli approfondimenti, no? E mentre stavi facendo questo discorso del non c'è bisogno di salire, ma semmai di scendere, mi veniva proprio in mente la metafora dell'approfondimento, cioè approfondisci l'esperienza, falla tua attraverso, no? Il passarci nel mezzo. Ha senso. Senti, l'ipnosi come strumento sappiamo che può dare una buona mano, no? In vita, ma può essere utilizzata per prepararsi alla morte? Questo è il tema centrale che avevamo detto volevamo trattare. Dunque, in realtà non dovrei cominciare un discorso col dunque, perché con dunque, diceva la mia professoressa, si conclude il discorso. Si conclude. In realtà la questione è questa. Andando sul web, su YouTube, si vede un sacco di gente che pratica l'ipnosi e ti vuole convincere ad utilizzare i suoi sistemi per raggiungere determinati obiettivi. E ti si presentano queste persone sempre con il sorriso sulle labbra, come se fossero dei venditori a livello PNListico di americani, diciamo così, che loro hanno questa cosa, si devono far vedere felici e contenti, perché così te dici, sono felici e contenti loro, quindi evidentemente hanno trovato il sistema di vivere felicemente la vita, mi rivolgo a loro così me lo insegnano anche a me. In realtà ti propongono quindi anche percorsi ipnotici. Al di là del fatto che bisogna stare estremamente attenti a chi effettua l'ipnosi, perché io sarò vecchio, sarò di una generazione anziana, ecco, sono anziano, diciamo così, per cui per me uno che pratica l'ipnosi, che fa l'ipnosi su altri, è una persona che deve aver studiato anni questa cosa. Quindi non è una persona che ha fatto il corso con Tizio Caio Sempronio alle Bermude per 5 giorni a 5.000 euro al giorno, torna, c'ha un foglio di carta ed è diventato master di ipnosi. Non è così, non funziona. E sono quelli che compaiono più spesso sempre, anche sul web, e ti vogliono sostanzialmente vendere il loro prodotto, che però è un prodotto che fa acqua da tutte le parti, perché bisogna avere consapevolezza e coscienza di quello che si fa. Premesso questo, e premesso anche che io sostanzialmente non sono un ipnologo, ma premesso anche che io prima di fare le prime ipnosi, quando facevo queste cose, perché c'è stato un periodo di tempo che mi toccavano 4 sedute al giorno,
e vi posso assicurare che venivo alla sera, ero distrutto, io mi sono fatto 2 anni e mezzo di tirocinio con un ipnologo a Genova, 7-8 mesi con un altro tirocinio a Roma, e così ho letto una trentina di libri, mi sono fatto una serie di idee, di formazioni personali, e poi ho detto, mi tocca, lo devo fare io, perché gli ipnologi che a quel tempo avevo ingaggiato per fare un gruppo di ipnologi che si interessassero del problema, in quel caso delle abduction, non corrispondevano alle mie esigenze, anche perché non avendo fatto l'esperienza, loro consideravano l'ipnosi un approccio un po' all'americana: si segga, si rilassi, lo devo dire 3 volte, c'è scritto nel manuale, si rilassi, gliel'ho detto solo 2 volte, si rilassi la terza volta, e poi si comincia a fare. Allora cosa devi fare? Ah, devi chiudere gli occhi, chiuda gli occhi, c'è scritto sul manuale così. No, l'ipnologo, ho scoperto nei 20 anni che ho fatto questa cosa, che deve entrare in entanglement con la persona da mettere sotto stato ipnotico, e lì nasce una relazione che è indistruttibile nel tempo, per sempre. Questa era la mia idea. Quindi un percorso che ho fatto anche al di fuori delle scuole, ma tenendo conto di quello che le scuole dicevano. Si parla sempre di ipnosi per migliorare la tua vita, per guadagnare più soldi, per trattare meglio i tuoi operai, per trovarti più facilmente le donne. Chissà perché non per trovarti più facilmente gli uomini, forse perché gli ipnologi sono quasi tutti maschi? Punto interrogativo. E questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Io sono un osservatore, mi soffermo su queste cose. E secondo me c'è una ragione, ma non voglio entrare in questo campo. Nessuno di questi affronta il problema della morte. Ma se uno ha paura di morire, l'ipnologo può fare qualcosa. Allora si scopre che l'ipnologo può fare un sacco di cose, perché l'ipnologo può non solo banalmente alleviare il sintomo del dolore fisico con quella che è la analgesia ipnotica, ma può alleviare quella che è la vera causa del dolore, cioè lo stato d'animo in cui tu ti trovi quando soffri. Ed è per questo che tu senti il dolore. Il dolore tu te lo procuri su di te, sempre che tu sia il creatore del tuo universo, inconsapevolmente, perché tu capisca dolorosamente che c'è qualcosa di te che non va e che va curato. Ma curato vuol dire come? Curato con le medicine? O forse c'è qualcosa in più? Quando uno ha, per esempio, una malattia anche grave, che potrebbe essere a volte definitiva, mortale, quando si trova in questa situazione, il medico cerca di affrontare il problema guardando alla malattia, che è la cosa con cui il medico parla. Il medico parla con la malattia, non parla col malato. Il malato, una volta che il sintomo è scomparso, il malato, dice il medico, è guarito. Quindi l'unico modo per guarire è morire. Così, secondo il medico, non ci sono più sintomi, il malato è guarito. E certo, è morto. Guardate che in un certo senso, anche se questo può sembrare una barzelletta, questo può essere vero. Perché? A livello coscienziale noi potremmo considerare la vita come una malattia. La vita è quell'istante in cui tu ti fai una domanda e hai bisogno di risponderti. In quell'istante scendi su questo piano e cerchi la risposta. Quando hai trovato la risposta, non hai più bisogno di essere su questo piano e quindi abbandoni il corpo. Tra virgolette, muori. Da questo punto di vista, la vita è una malattia, è una domanda che ha bisogno di una risposta. Quindi, se il medico fonda la sua preparazione sui sintomi, la malattia, noi, almeno l'ipnologo, fonda l'idea che bisogna andare alla ricerca della causa della malattia, perché quella è la vera malattia. Se te ti fiondi sulla malattia non troverai mai la causa e il paziente non guarirà mai.
Te c'hai mal di testa, benissimo. Cosa fai? Per tutta la vita, mal di testa essenziale. Non sai perché, ma c'hai sto mal di testa per tutta la vita. Te cosa fai? Prendi psicofarmaci per tutta la vita? Certo, non soffri di più di mal di testa, ma quello che è il tuo vero problema, che ti ha dato il mal di testa, non lo risolverai mai. Nel karma qualcuno potrebbe dire te reincarni 1 miliardo di volte e tutte le volte che ti reincarni avrai una capoccia così piena di mal di testa, sempre più grossa. Quello che proprio in questo caso mi è successo una volta, in realtà diverse volte, persone che soffrivano di questo mal di testa e non sapevano perché. In ipnosi si scopre la causa del mal di testa, in quell'istante si comprende, si fa comprendere al soggetto che la causa del mal di testa è quella e che quindi il soggetto deve risolvere quel problema. Una volta che uno ha compreso quale problema risolvere della scalinata che deve fare, che ha solo 2 scalini, uno l'ha fatto, quindi è a metà dell'opera. Ho capito qual è il problema. Secondo scalino, risolvere il problema nel giro di 5 secondi, in ipnosi, in 5 secondi ti passa il mal di testa che hai avuto per tutta la vita e non lo avrai mai più. Questo è quello che succedeva a me e che probabilmente succede anche a te quando hai i tuoi clienti che vengono a fare delle sedute per certi tipi di operazioni. Allora, il dolore può essere vinto benissimo. Al dolore è agganciata una cosa, che è la paura del dolore. Te sai che fra 5 minuti ti verrà il mal di testa perché lo senti. È tutta la vita che hai quel mal di testa lì. Lo sai già, fra 5 minuti ti viene il mal di testa. E cominci a dire, porca puttana, anche oggi il mal di testa. La paura. La paura è il segno con il quale si vive in separazione. Tu hai paura di qualche cosa perché non conosci quel qualche cosa. Perché, come dico sempre io, non esiste la paura, ma esiste solo la paura di aver paura. Quindi è un problema di acquisizione di consapevolezza. Il vero problema è capire. Quando uno sa che ha una malattia grave e che potrebbe finire male secondo la visione occidentale delle cose, cioè potresti rimetterci la pelle, potresti abbandonare il tuo contenitore prima del tempo che tu voglia, prima dell'idea che tu abbia finito di fare l'esperienza che volevi fare, ti viene la paura di morire. Allora la paura può essere condizionata, ricondizionata, riprogrammata, direbbe un PNLista. Certo. E come si fa? Si prende il soggetto e gli si fa fare un viaggio. Il soggetto che sa che sta per fare un percorso per cui finirà forse bene, ma anche forse male. La paura di morire deve essere eliminata. Per quale motivo? Qual è il target che si vuole raggiungere? I target, gli obiettivi sono 2, uno di massima e uno di minima. L'obiettivo di minima è far scomparire la paura di morire e far comprendere al soggetto che morire è una delle più belle cose che ti possa capitare, cioè hai finito il compito in classe. Lo so che sentendomi tutti quanti si toccheranno le palle in questo momento, no? Perché dice no, però pensateci un attimo di più, un secondo in più. E il target di massima. Il target di massima è non morire. Il bersaglio migliore è fare il miracolo e guarire. Si può fare questo con l'ipnosi? Sì. Come si fa? C'è un percorso di questo tipo. Il soggetto che non ha mai pensato a questa cosa viene posto in uno stato ipnotico profondo, il più profondo possibile, in cui gli viene fatta rivivere un momento importante della sua vita, il momento della sua nascita. Ancora è dentro il grembo materno, sta uscendo da questo tubo di carne, come mi ha detto qualcuno, che strano, e esce e si trova fuori in braccio a uno vestito di bianco che sostanzialmente è un medico, e lì la sua parte animica dall'esterno, quindi in un progetto di natura schizofrenica, direbbero gli psichiatri, aperta una parentesi,
lo psichiatra non vuole che tu faccia un percorso dissociativo, perché dice che con la dissociazione uno diventa schizofrenico. Invece il percorso dissociativo è fondamentale perché tu comprendi, e guardandoti da fuori, come sei fatto. E quindi hai un punto di vista che a livello di programmazione neurolinguistica ti dà una mappa del territorio completamente, incredibilmente nuova. Tu sei quello lì. Ecco che la parte animica vede il bambino piccolo in braccio al medico e capisce che cosa sta succedendo. Capisce. In quell'istante prendo il soggetto e lo faccio tornare indietro nel tempo, prima di quando era dentro il grembo della mamma. E gli faccio fare un percorso, a volte ci vuole una seduta, 2 sedute, 3 sedute, indietro, fino ad arrivare il più vicino possibile alla coscienza. Solitamente si arriva non alla coscienza totale, ma alla coscienza che si è divisa in 2, a una di quelle 2 parti che ha creato Shiva o ha creato Vishnu nel mito. Quella coscienza lì parla e dice delle cose, ma quella coscienza lì, nel parlare, nel dire delle cose, sei te. Quindi te acquisisci la consapevolezza che sei eterno, che hai dovuto dividerti per comprendere delle cose. E il soggetto in ipnosi racconta dell'angoscia che questa divisione gli ha prodotto. Una divisione che viene vissuta in diversi modi, un'angoscia che viene vissuta in diversi modi, a seconda di quello che è il percorso che tu devi capire in questa vita. Per esempio, c'è colui che vede questa divisione come una separazione affettiva, qualcosa che mi deve voler bene e che ho perso, che non c'è più, è lontana, è là, non è più con me. In quel contesto, la paura di morire è l'immagine speculare di quel momento, cioè l'istante in cui tu hai paura di perdere l'affetto degli altri e di perdere la possibilità che tu hai di dare affetto agli altri. Si comprende che non c'è bisogno di dare affetto a nessuno perché l'amore non esiste, nel senso che, siccome siamo tutti una cosa sola, è inutile amare un altro. Sarebbe come amare me stesso. Non ce n'è nessun bisogno. Si scopre con questo passaggio a ritroso fino alla coscienza che l'essenza fondamentale della vita è il comprendere che quello che noi crediamo amore è in realtà un bisogno che noi abbiamo. Ma se noi abbiamo un bisogno, vuol dire che abbiamo bisogno di amore. Crediamo che l'amore non sia dentro di noi, sia dentro un altro che ce lo dà, come fosse una cosa che si compra al supermercato. Non è così. Io sono anche l'altro. Questo vuol dire che sto vivendo il mio rapporto con l'altro, colui di cui ho bisogno del suo amore, un rapporto di tipo divisorio, divisivo. Non so di essere con l'altro una cosa sola. 2 persone che stanno insieme possono stare insieme solamente se nessuno ha bisogno dell'altro. Cioè se il rapporto tra 2 persone è un rapporto non basato sulla convenienza, di qualsiasi tipo. Non funziona così. Il 99,9% dei rapporti su questo pianeta invece è il contrario. Fare il percorso inverso produce questo fatto. Non solo, ma fare il percorso inverso e tornare alla coscienza prevede anche che il soggetto sia posto in un ambiente in cui ci sono tante altre coscienze, che sono tutte lì, in questa stanza buia, e che stanno aspettando qualcosa. E quando gli si chiede cosa state aspettando, stiamo aspettando di entrare in un corpo. Sostanziale, faccio breve, ti dice così. Perché? Perché la mia missione è quella di entrare in un corpo. Io ho bisogno di amore, come nel caso precedente, e quindi ho bisogno di manifestarla questa cosa, e per manifestarla devo viverla. Per viverla devo entrare in un corpo, se no come faccio? E gli altri sanno questo fatto? Sì, anche gli altri sono lì che aspettano. Chi ce l'ha messi in quella stanza? Tutta quella gente lì? Ma non lo so. Gli altri se lo ricordano? No, neanche loro se lo ricordano. C'è un istante in cui tu hai perso la consapevolezza dell'essere. Un istante fondamentale che ti servirà per
fare la vera esperienza. Perché la vera esperienza prevede che ti si tolgano i documenti quando vieni qui. Così tu non ti ricordi più chi sei. Allora andiamo ancora indietro. Andiamo indietro e scopriamo che a un certo punto si presenta sempre qualcuno che ti dice: ti ci ho messo io lì. E chi sei te? È uno alto, grosso, di solito c'ha la barba, vestito come un antico romano, grande, grosso. E lui è il creatore, dice chi è in ipnosi. È lui, io devo ubbidire, è lui comanda, io sono una sua creazione. E io gli dico: guarda che questa è una presa per il culo, glielo dico bene, in ipnosi. Vai ancora più indietro, all'inizio del tempo, e cosa vedi? All'inizio del tempo non si vede niente, non c'è niente, ci sono solo io. Bene, c'è quel signore alto che ti diceva che devi fare quello che vuoi te, il patto, il grande patto. Viene fuori sempre questa storia del patto. Nel mito c'è il patto che l'uomo ha fatto con Dio, no? Il patto che poi è stato rotto. No, non c'è nessuno, sono da solo. Vedi? Allora quello lì non c'è. Questo sai cosa vuol dire? Che sei te che hai creato lui, non lui che ha creato te. In quell'istante il soggetto ricorda esattamente come stanno le cose e ricorda che nel processo di acquisizione di consapevolezza, per entrare a far parte della vita su questo piano virtuale, ha dovuto passare attraverso qualcuno che gli ha fatto credere, proprio perché lui non se lo ricordava, perché gli hanno tolto i documenti, come dicevo prima, chi era. In quell'istante quel qualcosa che noi stessi abbiamo creato, sapendo che noi abbiamo perso la memoria per fare l'esperienza, ci ha voluto turlupinare, ci ha voluto fregare, facendoci credere che lui è chi comanda. Il mito di Dio. Noi siamo andati oltre e nell'ipnosi vediamo Dio e passiamo oltre, andiamo avanti nel tempo, indietro, e comprendendo che Dio l'abbiamo creato noi. È incredibile. Quando in questo passaggio, questa serie di passaggi, 2, 3, 4 ipnosi, si torna indietro, il soggetto è contento, ha capito che lui è colui che si è sottoposto a questa esperienza e può decidere. Innanzitutto ha già capito che morire non è un dramma per nessuno, anzi è sotto certi punti di vista una liberazione. Ma siccome lui ora si ricorda di essere il creatore dell'universo, non sa ancora bene come fare, ma sa che se vuole può decidere di morire un po' più in là. In questo istante si parte con un modulo che è di netta riprogrammazione neurolinguistica, cioè si fa fare al soggetto un viaggio nel futuro, cioè una timeline ristrutturata. Guardati fra 10 anni, lo vedi? Ci sei? Come sei vestito? Come sei vestita? Cosa fa tuo figlio? Va a scuola? Sì, fa questa scuola. E ti raccontano. Quando tu si torna indietro, il soggetto ha visto e nel vedere ha creato quello che è il suo futuro. E questo, siccome noi siamo i creatori del nostro universo, se vuoi, se il soggetto ha la coscienza di aver capito bene cosa fa, lo ha guarito sostanzialmente. Questo senza toccare ancora l'aspetto di mi guarisco sul corpo. Questo semmai viene dopo. Mi guarisco sul corpo può essere fatto? Risposta: sì. Vai in quello stato ipnotico in cui tu sei la coscienza unificata e decidi, se la coscienza ne ha voglia, di guarirti. Lì lo puoi fare. Quello è il punto in cui tu lo puoi fare. Vedi il tuo corpo, vedi il dramma della malattia, lo guarisci lì. Cambia la tua immagine e cambiando l'immagine cambia la murti, cambia la realtà virtuale sotto i tuoi occhi. E questo funziona. Io non so che dire, non c'è solamente scritta questa cosa, è visibile sotto le nostre esperienze, ma è scritta nel mito, nella storia, soprattutto nella medicina orientale, dove non si fanno tanta puzza sotto il naso per dire dualmente: se non ho fatto qualcosa
non otterrò un risultato. Questo è un motivo di approfondimento della malattia duale. Per guarire devo prendere devo prendere la pasticca, perché è la pasticca che mi fa guarire. Se non prendo la pasticca non posso guarire. Causa e effetto. Nella dualità questo accade, ma nella non dualità, cioè quando tu hai capito che causa ed effetto sono due facce di una unica medaglia, come azione e reazione, domanda e risposta, tu comprendi che non c'è bisogno di fare niente per guarire, basta solo emettere l'atto di volontà. Ecco. Quindi, per fare tutto questo, capite che gli ipnologi poverini che hanno fatto un corso da Marco Paret, faccio per dirne uno, di 5 giorni non riusciranno mai a comprendere tutta questa cosa, no? Che dire? Sì, un'infarinatura di che cos'è il fenomeno ipnologico, ma l'ipnosi è ben altro. Cioè siamo avanti all'ipnosi di Paret di circa 250 anni. Per dire Paret, che è uno noto, ma ce ne sono molti altri meno noti, cioè che guadagnano molto meno, perché poi la notorietà e i soldi sono proporzionali, si scopre tra di loro, ma sono anche inversamente proporzionali all'efficacia del sistema. Quindi scegliamo sempre l'ipnologo che ci fa pagare meno. Questo è poi alla fine la morale della favola è questa. Allora, sottolineo che questi metodi funzionano. Chiaramente tutto quello che hai descritto è un processo che può avvenire anche attraverso il percorso del TCT, no? Però, insomma, lo si può fare anche separatamente. A me è successo di avere medici che mi mandassero alcuni clienti che erano in fase terminale e che appunto c'era un problema nell'accettare, no? Di lasciare il corpo, della morte. E attraverso determinate strategie sono riusciti a lasciare una famiglia tranquilla, a sciogliere tutti quei nodi relazionali anche con la compagna, no? Con i fratelli, testamenti e quant'altro, che sono poi certe volte dei nodi di sofferenza grossa, no? E quindi queste cose si conoscono, si possono utilizzare e la preparazione alla morte, lo so che sembra strano, però si può realmente fare, no? C'è tutto uno studio sull'ipnosi progressiva invece che quella regressiva. E ti volevo fare una domanda. Siccome magari la domanda è sciocca, però voglio farti rispondere. Siccome in ipnosi regressiva si va in un ipotetico passato, è abbastanza facile andare a fare un'indagine se quella roba lì c'è veramente o no. Ecco, come potremmo trovare una soluzione per studiare invece l'ipnosi progressiva? Non credo che esista questa soluzione. Per quale motivo? Non perché non esiste la soluzione, ma perché la soluzione si modifica nel tempo. Cioè, quello che dice la termodinamica moderna, termodinamico-quantistica moderna, è che il presente è il risultato che noi otteniamo da una causa che non solo è nel nostro passato, ma è nel nostro futuro. Passato e futuro, quindi, hanno il punto di partenza ed il presente è la somma della funzione d'onda quantistica del passato e del futuro che si sovrappongono solo in un unico punto, il presente. In altre parole, esiste solo il presente. Questo è un concetto che è di difficile comprensione, però un fisico quantistico l'ha chiaro nel cervello. Il tempo non esiste, come non esiste lo spazio e come non esiste l'energia. Il cervello è un lettore di ologrammi, l'universo è un immenso ologramma e quindi il passato c'è in questo istante ed è il passato che corrisponde a questo presente, perché 10 minuti fa io avevo un passato diverso che corrispondeva al passato di quel presente lì. Così il futuro cambia nel tempo. Quindi se io prevedo che il mio futuro sia quello, lo prevedo e lo costruisco, ma la previsione deve essere mantenuta tutti i giorni e se cambia nel tempo, ecco che cambierà anche il futuro, perché in realtà non sono io sostanzialmente che ho cambiato il mio futuro, ma è il mio futuro che ha cambiato il mio presente. E quindi va vista un po' al contrario questa cosa. Facciamo un esempio con quello che è successo, che mi è successo quando facevamo le ipnosi. Le persone che avevano acquisito un minimo di acquisizione, diciamo, di consapevolezza,
si sognavano i numeri all'otto e li andavano a giocare. Allora, due casi vi voglio dire. C'era una persona, una ragazza sarda, che si era separata dal marito perché lei aveva fatto un processo di separazione vera e propria, attraverso il quale però aveva acquisito la consapevolezza di essere nel fenomeno dell'adozione. Il marito non l'aveva seguita, i figli non l'avevano seguita e quindi lei si trovava sostanzialmente separata, sola e senza soldi. Gli si rompe il computer, perde così la possibilità di parlare, di avere un contatto con i suoi amici, la gente, attraverso i social e così via. E un computer che costava 328 euro, è un portatile. Durante la notte sogna 3 numeri e li gioca e vince 328 euro. Lei, impressionata da questo fatto, chiede alla sua coscienza come mai ciò è accaduto. E la risposta è stata: perché avevi necessità di crearti questo evento, l'evento è stato creato ed ecco a te l'evento. Altro caso, una signora che ora è deceduta un anno e mezzo fa, anche lei nel problema dell'adozione, un giorno si sogna 5 numeri, una cinquina totale, che lei non gioca e che esce tutta. In quell'istante lei, presa dalla disperazione, anche lei parla con quella che era allora la sua parte animica, non eravamo ancora arrivati alla coscienza, e la sua parte animica gli dice: io ti volevo solo far vedere che te sei il creatore dell'universo, ma il tuo karma, diciamo così, il tuo scopo, il tuo compito, non è quello di fare l'esperienza di vivere da ricca, di fare l'esperienza di vivere normalmente, da povera. Quindi ti ho fatto vedere che se vuoi puoi vincere, ma te, il tuo compito non è quello di vincere. Punto. Questo per far capire come il futuro è a nostra portata di mano, ma non allunghiamo la mano troppo presto perché potremmo avere una grande delusione. Ci sono tante storie così, eh? Ci sono tante storie così. Poi ammetto che molte persone sono confuse da questo punto di vista, no? Perché dicono: ma allora io faccio il TCT oppure faccio un'ipnosi, no? E posso così almeno conoscere i numeri vincenti. No, non funziona così, no? Ci sono dei casi che servivano per far comprendere delle cose a delle persone, ma non servono per vincere dei soldi di per Sì. sé. La storia dei soldi poi è una storia molto particolare, perché i soldi sono stati inventati dai ricchi per diventare molto più ricchi, e sostanzialmente sono uno strumento di divisione della società, quindi che abbassano il contenuto entropico, quindi coscienziale, del nostro pianeta. Quindi, siccome l'entropia va nella direzione opposta, cioè in un mondo completamente entropico i soldi non ci sono, chi vuole fare soldi sta facendo un percorso anti-entropico che non gli riuscirà mai. Quando è che uno che vuole fare i soldi diventerà veramente ricco in termini proprio monetari? Quando a un certo punto della sua vita non gliene importerà più niente dei soldi. Sì, e ne ho visti tanti, eh. Basta, non ci sto più, lascio andare, ecco che arrivano. È così. Perché lì si è capito che non era quella la strada, quindi il volere lottare. Un buddista direbbe andare a nuotare controcorrente, ma perché? Lasciati che l'onda ti porti. Mm, 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 mm. Sì, e attraversarle tutte le esperienze, insomma, non Sì. pensare a trovare una scorciatoia. Ho delle domande su questa cosa e riferite un po' più nello specifico per quanto riguarda il TCT, ma comunque coprono questi argomenti. Se ti va bene te li Sì, faccio perché sono sì, state domande che mi hanno passato diversi clienti e insomma qualcuna di queste sono davvero molto molto intelligenti, altre molto probabilmente hai già risposto, ma insomma gli diamo una risposta breve, così almeno inquadriamo sì, anche questa cosa. certo. Allora, una domanda che ricorre tantissimo è la seguente. Se io parlo con anima, mente e spirito nella stanza del TCT, quell'io che parla ad anima, mente e spirito, chi è io? Chi sono? Sì, sì, Gigantesca sta domanda, però vabbè. capisco, sì, ci ha fatto centinaia di migliaia di volte. Allora,
questa domanda ha una risposta facile che però è anche molto difficile da comprendere. Chi è che risponde? Rispondo io. Ma che vuol dire questo? Se io sono anima, mente e spirito, l'altro io chi è? Manca un pezzo, c'è un pezzo in più. Allora no, non c'è un pezzo in più. Dovete sapere che l'universo è duale perché ci appare duale, non perché lo sia veramente. Noi abbiamo la convinzione che l'altro sia un altro. In questo contesto, quando affrontiamo il triade color test, le prime volte abbiamo bisogno di vedere l'altra parte di noi estroiettata fuori di noi. Se no, se fosse dentro di noi, non saremmo in grado di vederla. Si fa così con tutte le cose che noi creiamo. Noi creiamo solo quello che non capiamo. Quello che capiamo non lo creiamo, non ce n'è bisogno. Lo creiamo all'esterno di noi per poter avere una visione della mappa del territorio diversa, sperando da questa visione, da questa posizione, di poterci capire di più. Tutto questo percorso è inconsapevole. Quindi, quando noi siamo nella stanza e accendiamo le lampade di mente, spirito e anima, le estroiettiamo fuori da noi e le vediamo come sono nella realtà duale, cioè come noi in quell'istante, inconsapevolmente, la nostra coscienza le sta creando, cioè divise. Ora vi dirò una cosa che vi lascerà a bocca aperta. Le tre lampade non si sono mai divise in realtà. Siete voi che avete la convinzione di essere divisi e l'avete questa convinzione e vivete nella dualità la divisione e quindi vi appaiono divise e sostanzialmente sofferenti perché voi siete dentro di voi divisi e sofferenti perché vi hanno detto fin dalle elementari che voi lo siete, divisi e sofferenti. A un certo punto di vista queste tre lampade diventano unite e si unificano nella realtà virtuale. In quell'istante la realtà virtuale e la realtà reale diventano unificate. Ma siccome la realtà virtuale è una creazione della realtà reale, la realtà virtuale sostanzialmente in un universo non locale non è mai esistita. Vi renderete conto che l'unificazione, una volta fatta e fatta in modo irreversibile, vi permette di non ricordare mai più di quando eravate divisi. Perché? In quell'istante il vostro passato si è modificato perché il vostro presente è una situazione di unificazione totale e l'unificazione totale quindi prevede che voi non vi siate mai divisi perché siete tornati all'inizio del tempo. Ciò che si vede all'interno della stanza è l'idea di come voi siete e per cui voi create l'universo come voi credete che debba essere creato. Ma siccome voi siete i creatori dell'universo, lo create così. Quando voi capite che siete i creatori dell'universo e dite ora basta questa creazione, ora io mi ricordo di essere una parte sola, unite le sfere e da quell'istante non vi ricorderete mai più neanche di essere stati divisi. Ancora una volta voglio dire di fare attenzione a non confondere la ricetta con la torta, perché sapere queste cose non significa aver attraversato tutta l'esperienza, perché tra sapere e comprendere ce ne passa, no? Qualcuno dice sì, ho letto la ricetta, so com'è. No, finché non l'hai fatta, non l'hai fatta bene diverse volte perché sicuramente quella ricetta la sbaglierai e poi a un certo punto quella ricetta è venuta bene, bene, adesso te la devi anche mangiare e la devi anche digerire. Quindi il fatto che tu ne parli in modo così chiaro, aperto, è bellissimo, no? Però voglio essere sicuro che le persone che poi ascolteranno capiscano che se riescono la prima volta è veramente un percorso, la vita tutta quanta è un percorso, no? Si aggiunge questa particolarità. Te devi essere quello che fai. Quindi nell'istante in cui lo fai, lo sei. Non basta fare il TCT come guidare l'automobile, prima, seconda, terza, quarta, me l'hanno insegnato alla scuola guida. Tu devi essere la macchina. L'automobile è il prolungamento di te, nello spazio e nel tempo.
la devi sentire. È come quando uno suona il pianoforte. Ora te meglio di me sai cosa vuol dire. Te sei il pianoforte, in qualche modo. Se no il pianoforte lo suoni, ma esce un suono che fa schifo. Infatti si dice la musica non è nel pianoforte, la musica sei tu e usi lo strumento per manifestare la musica. Ah. Senti, qua ce n'è una un po' più tecnica. Allora, la premessa è questa: siccome sappiamo che Anima ha tutto il tempo, ha difficoltà a leggerlo, ok? Quali sono invece le altre difficoltà che hanno mente e spirito nella lettura della virtualità? Per esempio, se è vero che spirito è aspaziale, come lo legge lo spazio? Sostanzialmente non lo legge, come la parte animica. Si vede nella vita di tutti i giorni quando un maschio che è prevalentemente spirituale, dovrei dire un uomo che è prevalentemente spirituale, o una donna che è prevalentemente animica, agiscono. Una agisce sotto il controllo animico, l'altra agisce sotto il controllo spirituale. Quindi nei gesti e nelle parole. La parola è importante perché la grammatica trasformazionale, attraverso la parola, ti fa capire qual è l'immagine che te hai nella testa della mappa del territorio. È come se tu dovessi descrivere una fotografia a parole. Il PNLista te la fa dire: com'è la vita, signora? E lei ha davanti la fotografia della sua vita e parla. E con la grammatica trasformazionale il PNLista cerca di farti capire che stai sbagliando parola perché stai vedendo male la mappa del territorio. Solo parlando ti guarisce. Questo è l'aspetto fondamentale. Ecco, in questo contesto, un uomo che ama una donna follemente, una donna che ama un uomo follemente, due frasi completamente diverse. La femmina: ti amerò per sempre. L'uomo: ti amerò ovunque tu vada. Già questo fa comprendere la differenziazione sostanziale di come te comprendi l'universo che ti circonda. Posteggiare la macchina in doppia fila. Dai alla posta. Una donna posteggia la macchina in doppia fila, scende perché non ha la più pallida idea che nel tempo, cioè fra un po', di lì ci passerà l'autobus, che se la macchina è messa in doppia fila non ci può passare. L'uomo va alla posta e mette la macchina in doppia fila. Lo sa perfettamente che di lì ci passa l'autobus, ma io sono un uomo, io metto la macchina dove voglio, dove? Spazio, come il leone che piscia da tutte le parti per segnare il territorio. Il comportamento è lo stesso, ma la motivazione è completamente differente. Quindi ecco la limitazione, la parte spirituale sulla quale abbiamo veramente indagato anche poco, e c'è una ragione del perché abbiamo indagato poco, perché la parte spirituale esce tutti i giorni a farsi vedere durante la vita che noi virtualmente combattiamo tutti i giorni. Tanto è vero che di notte la parte animica ha bisogno sovente di uno suo spazio e ti fa sognare. Secondo il mio modesto punto di vista, ne parlavo anche con alcuni esperti di sogni qualche tempo fa in un webinar fatto su uno dei canali YouTube, bisogna distinguere il sogno animico e il sogno spirituale. La maggior parte dei sogni è un sogno animico, si riconoscono subito i sogni spirituali, ma siccome il sogno è un bisogno, lo spirito ha meno bisogno di manifestarsi anche di notte dorme, di notte si riposa. La parte animica che non ha tempo non ha bisogno di dormire, ma quando lo spirito dorme viene fuori, e viene fuori proprio facendoti sognare il contrario di quello che te hai passato durante il giorno. Se durante il giorno hai avuto un incontro di lavoro con il tuo capo, il quale ti ha obbligato a fare un lavoro che te non volevi e te gli hai detto sì, bravo capo, se lo farò, ubbidirò, un po' alla Fantozzi, di notte la tua parte animica si sogna il tuo capo che lo vorrebbe strangolare. Ecco, questo è quello che succede nella realtà di tutti i giorni, però facciamoci caso, perché più ci facciamo caso, più conosciamo, abbiamo acquisizione di noi stessi. Allora, ho un altro paio di domande abbastanza corpose, ma prima ti vorrei fare delle domande che ho promesso a delle persone
che ti avrei fatto, ma sono delle domande brevi, cioè nel senso te le pongo, mi rispondi brevemente. Rapido. Ok, la prima è questa. Se non riesco a fare il TCT subito, posso rifarlo? E fino a quante volte lo posso rifare? Il TCT si fa una volta sola, nel senso che quando lo hai fatto vuol dire che hai riunito le sfere, che queste non si stoccheranno mai più. Se te ne fai metà vuol dire che non l'hai fatto il TCT. Punto numero uno. Quindi quando io dico il TCT si fa una volta sola è perché se lo fai veramente in questo senso non c'è il bisogno di farlo una seconda volta. Chiaramente se non arrivi alla fine vuol dire che non l'hai fatto il TCT, quindi fallo. E sottolineo che veramente la volta che ci si arriva, mediamente ci si mette un quarto d'ora, ok? Quando si arriva a farlo. Se ho difficoltà, questa è un'altra, se ho difficoltà a fare il TCT per visualizzazione, non sono capace, non ho competenze e quant'altro, devo smettere o devo impegnarmi di più? Devi smettere di credere di non poterlo fare. Sei te il creatore dell'universo. Bella risposta. L'altra è, quando ho riunito le 3 sfere e ho integrato le parti, ho risolto tutti i problemi della mia vita? Questo lo potresti scoprire solamente quando hai riunificato tutte le parti. Se te mi fai questa domanda, vuol dire che hai tentato di unificare le parti, ma ti fai ancora questa domanda, vuol dire che le parti non si sono unificate. È possibile che un'integrazione, l'abbiamo già risposto a questa, però facciamola, è possibile che un'integrazione non vada a buon fine e si debba rifare? Certamente, certamente si debba rifare perché non l'hai fatta. Quindi non è che si rifà l'integrazione, si tenta una seconda volta di fare quello che non è stato fatto la prima volta. Allora, questa è un po' più delicata, ma so che sarai in grado di rispondere. Ho paura che mio figlio sia addotto. Cosa dovrei fare? Devo fare io per prima il TCT o lo faccio fare direttamente a lui? Allora, ho paura che mio figlio sia addotto, la traduco in un linguaggio normale, perché ho paura che mio figlio sia addotto non vuol dire questo. Il linguaggio normale sarebbe: siccome io sono addotta ma non me ne voglio accorgere, allora sto trasportando sul mio figlio tutto quello che sta accadendo su di me. Punto. Cosa devo fare? Ecco, è evidente. Prima risolvi te il tuo problema, se no non potrai mai comprendere come tuo figlio lo può risolvere. Il problema non è tuo figlio, ma sei te. Ancora, dopo aver terminato il percorso del TCT, il lavoro su se stessi è finito? Ah, no, il lavoro su se stessi comincia. Stiamo giocando una partita a scacchi, io e l'altro. Sono arrivato a metà partita e ho compreso che la realtà è virtuale, che io e l'altro siamo la stessa cosa, che il gioco degli scacchi l'ho inventato io, che le regole l'ho inventate io, che io sono i pezzi e sono la scacchiera. Cosa faccio? Smetto di giocare? Tanto ormai ho capito tutto? No, finisco la partita. Morale. Ho passato metà della mia vita credendo che l'universo fosse duale. Ora passerò metà della mia vita guardando dall'esterno gli altri che sono duali, cercando di comprendere all'esterno la dualità, perché finora l'avevo vissuta solamente all'interno. Solo così sono la faccia destra e la faccia sinistra della medaglia, cioè sono tutte e due le cose, il bene e il male, il buono e il cattivo, il testa e il croce, di cui devo fare io l'esperienza, l'abbandonato e l'abbandonatore. La vittima è il carnefice. La vittima è il carnefice e sovente vittima e carnefice si manifestano nella stessa persona. Dottor Jekyll e Mr. Hyde, per cui te non vedi l'altro, che è l'immagine speculare di te, se non te stesso, che passi metà vita a essere Mr. Hyde e altra metà vita a essere Dottor Jekyll, senza accorgertene, come faceva il Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Allora, a questa domanda in pratica abbiamo già risposto nella prima parte di questa intervista, però te la faccio perché così almeno siamo un po' più specifici. Il TCT deve essere utilizzato solo in caso di liberazione di interferenze esogene o può anche essere utilizzato come percorso di crescita personale per risolvere altre problematiche della vita? È semplice. La vera problematica della vita non sono gli alieni. La vera problematica della vita era la consapevolezza che noi non avevamo che c'erano gli alieni. Allora, in un contesto molto più grande, la vera problematica è una sola.
Non ci sono problematiche diverse che gli esseri umani hanno, anche se queste problematiche si manifestano in modo completamente diverso, a specchio di una particolare immagine che ognuno ha di se stesso. C'è una sola problematica nella vita che tutti possono risolvere, che è sempre la stessa. Qualcuno la vede sotto forma di alieni che vengono a romperti le palle, qualcuno la vede sotto forma di c'è Mario Draghi che mi rompe le palle, sostanzialmente non c'è grande differenza. La problematica è acquisire consapevolezza e coscienza di sé, il resto non serve. Quindi il triade color test era nato per comprendere e per risolvere il problema alienologico, ma ci siamo rapidamente resi conto che andava oltre la risoluzione di questo problema e che serviva in realtà per risolvere il ricordo di noi stessi, tornare a essere consapevoli che siamo i creatori dell'universo. Sì, nello specifico poi ci sono tante persone che hanno fatto questo percorso e sono state bene anche per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda le relazioni, quindi ora non è che dobbiamo per forza vendere il pacchetto del TCT, però per far capire che comunque tu hai messo insieme un sacco di strategie in modo veramente elegante. E questo io continuo a dirlo a tante persone, cioè è relativamente semplice, si può attraversare e ci sono stati veramente tantissimi cambiamenti in questi anni, cioè persone che hanno finalmente trovato il coraggio di affrontare una nuova vita, affrontare un nuovo lavoro, che gli è passata l'ansia, che ne ho viste di tutti i colori. Quindi sì, la gente sostanzialmente che incontro io si divide in due grossi gruppi, in due grossi gruppi. C'è il gruppo che mi dice, con un certo astio, ho provato a fare il TCT, non funziona, con lei ho perso tempo, lei dice una marea di puttanate, e gli altri che mi incontrano e mi dicono una sola frase, che è sempre la stessa. Lei mi ha cambiato la vita, non mi ha salvato dalla vita, mi ha cambiato la vita. Questa frase la dicono tutti uguale. Non ho capito bene perché, ma è evidentemente una frase archetipale. Cosa vuol dire questo? Che qualcuno è riuscito a ottenere il risultato che io ho descritto, altri non ci sono riusciti e scaricano la rabbia del non esserci riusciti contro me stesso, non sapendo che la rabbia che scaricano contro me è in realtà la rabbia che loro inconsapevolmente hanno contro se stessi. eh sì, anche perché è un percorso di crescita personale, è soggettivo. Questa cosa che tu hai detto all'inizio degli ipnotisti, degli ipnologi, che loro fanno tutto, che loro ti ipnotizzano e ti guariscono, no? Io sono molto contrario a questa cosa. Ormai è tanto tempo che nei miei video ne parlo, no? Cioè non c'è niente che fa qualcuno su qualcun altro, sempre noi. Poi chiaramente se mancano degli strumenti, se mancano delle cose, è certo, io se non so cambiare le ruote della macchina, me le farò cambiare da un gommaio, no? Però l'idea è che è sempre tutto dentro di noi e quindi il percorso c'è, è Sì, elegantissimo. sì, E... sì, è una delle cose che io ho capito, io sono anzianotto e ci ho messo tanti anni a capirlo. Sicuramente c'è qualcuno che lo capisce meglio prima di me. Io ci metto tanto a capire le cose, con il vantaggio che però dopo non me le dimentico più, perché sono diventato le cose che ho capito. Il problema è riprendere su se stessi la responsabilità di tutto ciò che è la vita. Riprendere su se stessi la responsabilità vuol dire non dare più la responsabilità a un dio esterno di quello che succede su questo mondo, o a un demone esterno, o a un politico che non fa funzionare o fa funzionare bene le cose. La liberazione da questo mondo che noi abbiamo oggi sarà l'istante in cui gli italiani non andranno più a votare, perché capiranno che non serve a niente. Ma lo capiscono solo dopo aver studiato, come dico io. No? Studiare non serve a niente, però devi studiare per capire che studiare non serve a niente. Questo paradosso è geniale, è Geniale. bellissimo. Senti, allora siamo arrivati alle due un po' più articolate. La prima dice così: ipotizziamo di essere riusciti a trovare la struttura dell'universo. Conoscere com'è avvenuta la creazione e perché, e sapere a cosa siamo destinati in futuro metto tra virgolette, non è come un cruciverba con a fianco le soluzioni, non è un po' come barare, conoscere questa cosa? Allora, fare questo tipo di percorso, che io peraltro sto facendo in questo istante, perché proprio mi sto interessando dell'ultimo
baluardo che ancora stiamo tentando di comprendere, che è la gravità olografica. No? Mentre faccio questo percorso mi chiedo, ma perché sto facendo questo percorso? No? Perché è divertentissimo. E quello che per me è divertente è guardare l'universo come io l'ho fatto, non ricordandomi più che l'ho fatto così. In questo istante sto facendo quello che fa il bambino piccolo quando in braccio alla mamma fa cadere il giocattolo dall'alto per buttarlo per terra e per romperlo. Per quale motivo fa così? Il bambino piccolo non lo sa a livello consapevole, ma inconsciamente il bambino piccolo, che è molto più agganciato all'idea che lui è l'universo, perché non è ancora andato a scuola, vede nel giocattolo se stesso e lo vuole rompere per guardare come lui stesso è fatto dentro. Una volta che il giocattolo è rotto, il bambino non ha più intenzione di rimontarlo perché non gli interessa più questo gioco. Quindi noi arriviamo in fondo a capire come è fatto l'universo, uno, perché sostanzialmente, siccome l'universo lo abbiamo fatto noi, ma noi non riusciamo a capire come siamo fatti, allora guardiamo il vaso per comprendere come è fatto il vasaio. Leggiamo un libro per capire come è fatto lo scrittore del libro. Quindi noi guardiamo l'universo a specchio per cercare di comprendere noi stessi. Alla fine questo gioco non servirà assolutamente a niente, perché alla fine comprenderemo che non era necessario fare tutto questo gioco, ma l'unico modo per comprenderlo era farlo. Quindi è vero che so perfettamente che è come avere già le soluzioni accanto, fatte. Siamo noi i creatori dell'universo, basta che io mi ricordi come è fatto un buco nero. Non è che devo studiare la fisica, e vi posso assicurare che funziona così, ne potremo parlare. E vi potrei dimostrare che tutti lo sanno come è fatto un buco nero, e la cosa è molto diversa, come dice Hawkins, ma molto più razionale, molto più semplice, che lo capisce un bambino di 3 anni. Ma non è l'argomento di oggi. È vero, però è anche un modo per rincontrarsi con se stessi dall'esterno attraverso la tua creazione. È quello che fa un pittore quando guarda il quadro che ha fatto e non capisce perché l'ha fatto così. E chi era? Michelangelo, quello che dava la martellata al Mosè e diceva: perché non parli? Perché non parli? Cioè perché la parte di me, che sono io, che ho creato da fuori ma che non riconosco, non mi dice esattamente sì, sono io la tua parte di te da fuori. È come se noi parlassimo quindi guardando l'universo e studiandolo con noi stessi. È un tentativo anche divertente ma anche angoscioso di comprendere prima che sia tardi come siamo fatti. Prima che sia tardi non ha senso, perché il tempo non esiste, ma prima che sia tardi ha un senso a livello locale. Prima che sia tardi, svegliatevi e non vi vaccinate più, avrei potuto dire. È la stessa cosa che guardare l'universo. Mi è venuto in mente, e me lo sono scritto, che conoscersi prevede non conoscersi, se no non ti potresti conoscere, no? E questa ricorsività che noi sappiamo ormai da millenni, che viene fuori da tutte le scritture, no? Ed è difficile da accettare perché vorremmo sapere tutto, però ancora una volta io sottolineo che tra sapere e comprendere c'è di mezzo l'aver attraversato tutta l'esperienza, no? Ci sono tante discipline che dicono se vuoi trascendere, se vuoi essere illuminato si fa così. Ok, adesso lo so, perché non sono illuminato? Perché le devi fare, perché devi passare attraverso quella roba. Devi passare attraverso l'esperienza, sì. E il problema del malato, cioè del vivente, il malato vivente, è quello di aver paura di guarire. Già, la morte è proprio una guarigione. È per questo che ci fa paura, perché la guarigione mostra una cosa sola, che te sei il creatore dell'universo, quindi te non lo vuoi accettare che sei il creatore dell'universo, perché tutte le responsabilità dell'universo ricadono su di te. E questa è una cosa che l'essere umano non ha alcuna voglia di sopportare. I politici sì, sono cattivi e vanno cacciati,
Ma ce l'hai messi te lì. Allora la colpa è tua, se si vuole parlare di colpa. La responsabilità è tua. Se te ci hai messo quello lì, era perché in fondo quello lì è la rappresentazione a specchio della parte di te non proprio limpida. Ecco. Ognuno di noi è un po' 5 stelle nel cuore, capito? Ma lo deve capire che di quella parte se ne deve liberare, se no siamo rovinati. Ecco, e il non volerlo capire è pensare che i 5 Stelle siano diversi da te. No, loro sono cattivi, loro hanno tradito, loro sono brutti e cattivi. No, ce l'hai messi te lì. Hai votato te, hai scritto te, andateci voi a governare al posto mio. Ecco, riprendere su di sé la responsabilità della vita vuol dire ammettere che tu sei il creatore dell'universo. Il fatto che percepiamo qualcuno come cattivo significa che c'è un percettore che sa cosa cattiveria è. Certo. Quindi è ancora lì, è ricorsiva la cosa, no? Spesso certo. dico, tutti vogliono la libertà, ma la mia definizione è la libertà è la massima espressione di responsabilità, laddove la responsabilità è l'abilità di saper rispondere di se stessi, ma per farlo c'è da fare un percorso che... Guardate, la libertà è una bella parola, però non esiste, nel vero senso della parola. Se ci si pensa un attimo, si capisce in 30 secondi. Ovviamente noi non siamo liberi perché ci siamo accorti che nell'istante in cui non fai quello che il governo non vuole, anche se è anticostituzionale, lo devi fare lo stesso. Cioè, allora non sei in un mondo libero. E se ci guardiamo un pochino attorno, non c'è nessuna nazione che mi risulti dove non ci siano regole. Dove c'è una regola, la libertà è costretta da quella regola. Se sei dentro il gruppo, sei libero. Ma come? Sei dentro il gruppo, allora non puoi uscire. Se sei fuori del gruppo, non puoi entrare. Quindi né fuori né dentro esiste la libertà. E soprattutto la libertà non ce l'ha neanche la coscienza. Perché? Perché la coscienza non ha senso che sia libera. Uno è libero se può fare quello che vuole, ma la coscienza, che ha fatto tutto, non ha bisogno di fare niente, quindi si è disfatta completamente del concetto di libertà. Molto interessante. Allora chiudiamo con questa perché ha a che fare. Se anima è la stessa per tutti i contenitori, mentre mente e spirito sono propri del contenitore, con l'integrazione stravolgi la prassi? Hai dunque finito di fare altre esperienze nei contenitori o fai esperienza con coscienza integrata? L'universo è fatto di 3 assi, un tempo, un'energia e uno spazio che viene in avanti così. Benissimo. A 90 gradi tra di loro, solo perché sappiamo fare bene il seno di 90 gradi, li potremmo mettere anche a 45 gradi. È una modellizzazione che serve al nostro cervello per visualizzare le cose e per descrivere formule matematiche che possano descrivere bene la fenomenologia. Bene. È vero che nella timeline la parte animica zampetta in un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo in tutti i suoi contenitori e te non te ne accorgi. Questo prevede che tu, che credi di essere vivo, sei in realtà vivo morto, vivo morto, vivo morto, vivo morto, ma quando sei morto non te ne accorgi e quando sei acceso non ti ricordi che sei stato spento per un istante, perché in quell'istante la tua coscienza, la tua parte animica era in un altro dei tanti contenitori che tu hai. Quindi pensa che tra un istante e l'altro potrebbero passare miliardi di anni che tu non te ne accorgeresti. Bene, questo dice sostanzialmente è come interpretare la quantistica. Il tempo è quantizzato, vuol dire questo. Ma è quantizzata anche l'energia ed è quantizzata anche lo spazio. Le nuove teorie di fisica quantistica dicono questo. Le vecchie teorie dicono che solo l'energia è quantizzata, ma se uno si fa un paio di conti scopre che anche lo spazio e il tempo lo sono inevitabilmente. Bene. Lo spirito che sta sull'asse dello spazio vuol dire che nel tuo contenitore c'è uno spirito che spazialmente sta in altrettanti contenitori nello stesso tempo, non in tempi diversi come la parte animica. La mente è una mente che te hai in questo livello energetico, ma occupa altri contenitori in altri livelli energetici che noi abbiamo postulato essere 7, per tutta una serie di lugubrazioni che sono inutili, anche se fossero 70.000 non cambia nulla.
Questo cosa vuol dire? Che noi siamo una sfera di probabilità dove anima, mente e spirito, su questi tre assi della sfera, occupano una serie di contenitori, sia nel tempo, la parte animica, sia nell'energia, la parte mentale, sia nello spazio, la parte spirituale. Mano a mano che tu ti integri, la sfera diminuisce di grandezza fino a diventare completamente integrato un unico punto, l'unico contenitore che contiene tutte le esperienze mentali, spirituali e animiche in un corpo solo. Cosa si vedeva in ipnosi? Che quando il soggetto cominciava a integrarsi aveva ricordi di vite passate, cioè le vite passate si stavano compattando in un unico contenitore che sarebbe diventato l'ultimo. Così la sfera di probabilità, l'onda, diviene particella e te, acquisendo consapevolezza di te, riunisci tutte le consapevolezze di tutti i corpi che hanno fatto l'esperienza di un unico spirito, di tutti i corpi che hanno fatto l'esistenza di un'unica anima e di tutti i corpi che hanno fatto l'esistenza di un'unica mente in un unico corpo che ha fatto l'esperienza di tutto, nello spazio, nel tempo e nell'energia. Quando accade questo, accade in un istante in cui tutti gli altri lo hanno fatto. Sembra che ognuno ci metta un tempo diverso, ma questo è solo un problema olografico. Quando l'universo si spegne, non si spegne solo per me, si spegne per tutti contemporaneamente, anche se ognuno di noi crede di aver vissuto tempi diversi. E con questo possiamo concludere la nostra intervista, perché insomma è una chiusura bellissima. Io ricordo a tutti quanti di andare a googolare Corrado Malanga, il sito internet è corradomalangaexperience.com. Per il TCT questo qua è il testo, diciamo, ufficiale, ma insomma ci sono ormai centinaia e centinaia di ore di conferenze, ne hai fatte di tutti i colori. Sì. Questo qua è un altro libro, e ora mi deve arrivare l'ultimo sulle piramidi. Acquistate i libri, ma quasi tutti sono belli. Ce n'è un altro che ho su, molto interessante. Non mi ricordo se sono tutti di spazio interiore. interiore. Ok. CT, che è del Giardino dei Libri. Ok, però tanto li trovano tutti, insomma, su Google quando digitano. Ci sono centinaia di video che potete guardare. Io ti ringrazio tantissimo, Corrado, per la pazienza. Grazie a voi per la pazienza. Speriamo che non vi siate spazientiti troppo in questa chiacchierata. Buona serata a tutti. Ciao.